Avrai sentito tantissime persone che ti avranno detto che l'oro è un ottimo investimento e avrebbe senso spenderci dei soldi sopra. Magari ti hanno detto anche che è sicuro e che nel lungo periodo dà sempre una mano. Però nessuno ti ha mai detto come fare, ad esempio, se crolla il mercato. La zia Mary ha comprato un lingotto d'oro e anche d'argento. Quindi in questo video vediamo tutto quello che c'è da sapere e come mi sono comportata considerando che ho comprato e ad oggi il mercato è sceso dell'oro. Vale la pena investirci? Quanto? Ogni quanto? Utile per investimenti a breve o lungo termine? Come ho reagito con il crollo del mercato? Vediamo tutto in questo video. Innanzitutto, essendo questo un canale friendly per chi ha appena iniziato ad investire, quindi per i novellini, vediamo un attimino come si comporta l'oro. Questo perché l'oro viene definito un bene rifugio. Rispetto ad altre tipologie di investimenti, diciamo che funziona un po' al contrario. Mi spiego meglio. L'oro si muove a seconda di diversi fattori. Vediamoli un secondo. È importante capirli per poter prevedere se potrebbe salire o scendere il prezzo. Partiamo dall'inflazione e i tassi di interesse. Infatti, quando l'inflazione sale e i tassi di interesse invece si abbassano contrariamente, inversamente proporzionali, come diremmo in matematica, l'oro tende a salire invece, ne giova positivamente. Quindi in poche parole, più sale l'inflazione, più sale anche l'oro. Ovviamente di contro, con l'inflazione alta e i tassi di interesse che si abbassano, spesso però la Banca Centrale Europea tende ad intervenire e a cercare un po' di alzare i tassi di interesse. Questo per combattere l'inflazione e provoca in automatico che l'oro quindi si abbassa poi di valore. Secondo elemento che influenza l'oro sono le crisi geopolitiche. Infatti, come abbiamo potuto notare in questi ultimi anni, tra la guerra in Ucraina contro la Russia, la guerra con Israele e la Palestina, la guerra commerciale tra USA e Cina, perché c'è anche quella per chi non lo sapesse, o la guerra che c'è tra gli USA e praticamente l'Europa, considerando i dazi, insomma, abbiamo capito. Ecco, tutte queste cose estremamente negative beneficiano all'oro che sale di prezzo. E come terzo punto che influenza l'oro positivamente, in poche parole, il crollo dei mercati azionari. Quando le azioni, i vari mercati tendono a scendere molto di prezzo, di valore, in automatico l'oro sale, come è avvenuto durante il Covid-19. Infatti l'oro viene appunto per questo definito un bene rifugio, ovvero quando tutti gli altri mercati crollano e quando ci sono situazioni di tensione disastrose a livello geopolitico, l'oro è quello che ne beneficia e in realtà aumenta di valore. Perché questo? Ragionate così: se siamo in una guerra, non pensate che i viveri inizierebbero a costare tanto perché magari scarseggiano? Allo stesso modo l'oro, l'argento e molti altri metalli, preziosi o non, vengono utilizzati per tante cose, molto spesso anche per la realizzazione di armi, ma non solo. Di conseguenza, durante situazioni negative, geopolitiche negative o grossi problemi di inflazione, ovviamente l'oro tende a costare di più, come tutti gli altri metalli preziosi in verità. A tal riguardo, le materie prime appunto dell'ambito dei metalli preziosi e non tendono ad assomigliarsi tra di loro, però un pochino ci sono delle differenze. Prendiamo ad esempio l'oro e l'argento. L'oro tende a essere molto più sicuro e anche da un punto di vista di saliscendi di volatilità è molto meno volatile, mentre l'argento tende ad essere particolarmente più volatile e un po' meno sicuro. Ma perché questo? Come già detto prima, l'oro può essere utilizzato in alcune situazioni di edilizia militare, ma prettamente viene utilizzato anche per altri settori e soprattutto quello dei gioielli. Per quanto riguarda invece l'argento, viene letteralmente utilizzato ovunque, tra cui anche appunto nei settori tecnologici, che possono andare dall'elettronica al fotovoltaico a tutto ciò che ne deriva e ne è collegato. Quindi in poche parole, dato che ci sono più settori, più imprese, più industrie che lo utilizzano, tende ad essere più volatile perché dipende anche da queste imprese. Più cose ci sono e più è difficile controllare l'andazzo di una materia. Ora, parlando della mia esperienza, vi ho detto che ho comprato dei lingottini, uno d'oro e uno di argento, quindi andiamo a vedere meglio dove e come ho fatto. Utilizzerò
direttamente l'applicazione dalla quale ho deciso di comprare questi 2 lingottini. Stiamo parlando dell'app Gold Avenue. Piccolo disclaimer, no, non è una sponsorizzazione, io non ci guadagno assolutamente nulla se voi decidete di scaricare questa applicazione al posto di un'altra, e non guadagno assolutamente niente se vi iscrivete. Io ho scelto questa e vi dirò i motivi, ma potete prendere quella che vi pare. Allora, l'interfaccia in realtà mi ci sono trovata particolarmente bene, come vedrete poi dalla registrazione schermo, è molto facile e intuitiva a dirla tutta. Come vedete nella parte in alto c'è già poi il mio portafoglio, mentre sotto avete tutte le novità e le notizie. Tra l'altro vi potete anche iscrivere alla loro newsletter, alla quale vi verrà inviato quasi quotidianamente gli aggiornamenti su come sta andando il mercato in generale dei metalli. Personalmente l'ho trovato comodo, ma se siete persone ansiose guardatelo il giusto. Allora, ovviamente se scorriamo sotto troviamo anche una tendenza generale dei principali metalli che loro vendono, e ovviamente possiamo notare che è calato particolarmente. Infatti qui andremo anche a spiegare un attimino io perché ho comprato in un periodo in cui l'oro probabilmente ha toccato uno dei suoi picchi massimi di guadagno, perché ho proprio deciso in quel periodo, e ora come reagisco considerando che si è abbassato così tanto. Sotto poi abbiamo ovviamente i nostri best seller. Trovo molto belle anche le incisioni, e no, non è una cosa solo estetica ragazzi, perché a seconda della tipologia di incisione che è stata fatta sopra prende proprio anche un valore intrinseco artistico la moneta o il lingottino che avete preso. Nello shop ovviamente abbiamo tutto quello che serve per poter decidere di acquistare o cercare un prodotto. Ovviamente ci sono generalmente anche dei grossi vantaggi quando volete comprare, diciamo, più in massa. Poi abbiamo le promozioni, quindi solo ed esclusivamente una pagina dedicata alle promozioni, e poi abbiamo il mio portafoglio. In questo caso io, come vi ho detto, un lingottino d'oro e uno di argento, e qui i grafici generali. In generale vedete che si è abbassato veramente di tantissimo il prezzo. Se andiamo a vedere anche nell'arco di un anno, vediamo proprio che c'è stata un crollo più o meno in questa zona, ok, dal 27 giugno in poi. Comunque si sta rialzando piano piano, come vedete. In ogni caso, quello che vi volevo far notare è che la curva, nonostante ha numerosi sali-scendi, ad ogni modo, ragazzi, guardate, dal 2024 che era 2100 siamo arrivati quasi a 3000, ok, e ci siamo abbassati perché prima eravamo proprio praticamente ai 3000, li abbiamo toccati. Quindi questa cosa andrà solo ad aumentare. Se potessi farvi vedere il grafico un attimino anche più nel corso del tempo, che adesso non me lo carica ovviamente, vedreste che sale nel corso degli anni, ok, anche se nel breve periodo invece c'è molto più sali e scendi. Perché vi ho voluto dire questo? Perché è esattamente il motivo per il quale io non sto andando in panico, anche se attualmente ho perso dei soldi. Se vi faccio vedere il mio portafoglio e prendo l'oro, io attualmente sono a 91,73, che è il prezzo a cui potrei venderlo oggi, però sono quasi 18,5 €, 18,69 € in meno rispetto a quando l'ho comprato inizialmente. Stessa cosa l'argento, 11, quasi 12 € in meno, ok? Ora, perché io non panico? Perché in realtà l'oro, che poi piano piano vorrei aggiungerne sempre un pochino di più, è un bene rifugio che io voglio tenere da parte proprio per situazioni di grosse crisi, come era successo per il Covid e come sta un po' succedendo in questo periodo, anche se ovviamente non sono minimamente paragonabili, perché il Covid ha fatto veramente grossi disastri ai mercati, veramente pesanti, ha fatto andare in bancarotta un sacco di gente, e se non c'era l'oro moltissime persone avrebbero veramente perso quasi tutti i loro risparmi. Quindi è sempre buono averne un po' da parte, e non mi importa che attualmente stia performando male. Quindi in poche parole io l'ho preso per avere una sicurezza in caso di estrema necessità e grosse problematiche. Non mi serve per fare trading, non mi serve per guadagnare tanto nel breve o nel lungo periodo, è una forma personale
di sicurezza. Quanto è stato facile aprire l'account su Gold Avenue? In realtà, ragazzi, ci mettete veramente pochissimo. Io ci ho messo sì e no 2 orette per aprire tutto. Ovviamente ho caricato i miei dati personali, la mia carta di identità e tutto ciò che c'era da sapere. Ma perché ho deciso di utilizzare Gold Avenue tra tutti i vari brokers? Innanzitutto, per chi non lo sapesse, Gold Avenue è svizzero. Questo ha dei vantaggi dal nostro personale punto di vista italiano per numerosi fattori, ma non solo. Consideriamo comunque che la Svizzera in realtà è famosissima per detenere veramente in sicurezza tantissimo oro. È risaputo che è estremamente sicura anche a livello di banche. In realtà appartiene a MKS Pump Group, che è appunto un gruppo svizzero molto grosso, che attiva non solo nei metalli e nella loro raffinazione, ma anche nel trading. Ovviamente parliamo più o meno dagli anni 70-80, se non sbaglio 1980-1979. Insomma, è constatato da molto tempo nel mercato che funziona e rispetta bene tutti i servizi. Offre oro certificato al 99,99%. Questo è importantissimo perché, ragazzi, molte volte è vero che vi possono assicurare che è oro, ma magari non è oro al 99-100%, magari ne contiene un 40-50% e il resto magari sono scarti o altre tipologie. Quindi attenzione, perché bisogna sempre che quando cercate un broker vi diano una certezza sul fatto che sia completamente, totalmente al più del 90% oro. Il deposito in Svizzera è gratuito fino a 10.000 CHF, che sarebbe la valuta dei franchi. Più o meno parliamo di 1 chilo d'oro all'incirca, e ovviamente tutto l'oro ha delle grosse sicurezze. E tra l'altro qui avete 2 cose che potete scegliere: o lo tenete direttamente nei loro caveau, che sono estremamente sicuri e comunque potete tranquillamente ritirarlo in qualsiasi momento, che PS è quello che ho deciso di fare io, perché non mi sento a mio agio a tenere dei metalli così preziosi, soprattutto nella situazione di casa in cui sono ora. Oppure potete decidere di farvelo spedire direttamente a casa vostra. Anche se superate questa cifra, questo peso, non importa, ragazzi, cioè nel senso, sì, ovviamente vi applicano delle commissioni, però vi assicuro che sono molto basse. 0 IVA sull'oro applicato nell'Unione Europea, questo è un altro grosso vantaggio. E poi l'applicazione, almeno io personalmente l'ho trovata molto semplice ed intuitiva e mi è piaciuta molto, e anche di potersi iscrivere alla newsletter che vi dice in tempo reale come stanno andando i mercati, se ci sono delle tensioni geopolitiche ve le dicono e vi dicono come ha influenzato l'oro, l'argento e i vari metalli. Quindi insomma lo trovo molto buono e utile. Terminando sul perché è utile e vi conviene investire nell'oro, vediamo un attimino vantaggi e svantaggi. I vantaggi: sicuramente, prima di tutto, come vi ho già detto, se ci sono grosse problematiche geopolitiche di crisi, inflazione eccetera, vi danno una grossa mano, vi parano il sederino, ok? E vi aiutano a non finire completamente in bancarotta anche nel caso di grossi crolli di mercato, perché la banconota c'è il rischio che perde valore, anzi è probabile anche in queste situazioni molto problematiche, mentre l'oro ne guadagna. Quindi non solo state salvando i vostri soldi che li avete trasformati in oro, ma li state anche duplicando nel caso in cui la situazione va male. Se invece fate magari come le nonnette che tengono i soldi nascosti sotto al materassino e dopo ci sono crisi e va tutto male, i vostri soldi perdono potere d'acquisto, quindi magari avete 10.000 euro, no, magari dopo altre guerre o crisi valgono 5.000 euro, 6-7.000 euro anziché 10.000 euro. Combatte anche l'inflazione, questo è appunto un altro vantaggio molto utile, oltre a pararci il sedere da situazioni problematiche geopolitiche, ed è tangibile, è un bene tangibile. Voi direte sì, ma anche la carta è tangibile. Sì, ma è tangibile per tutti. Mi spiego meglio: l'euro magari vale nell'Unione Europea, ma se tu te ne vai fuori devi trasformarlo nella valuta corrente di quel posto. L'oro invece è internazionale, ragazzi, ovunque portate dell'oro ve lo scambiano con denaro oppure ve lo scambiano con qualsiasi altra cosa, viveri eccetera, perché l'oro serve, ragazzi, a tutti e tutti lo conoscono e conoscono il suo valore. Gli svantaggi è sicuramente che non vi rende nulla indietro in modo continuativo, cioè
Mi spiego meglio, vi ho detto che se ci sono situazioni negative l'oro sale, quindi vi può rendere anche parecchio. Sì, questo è vero, ma ad esempio se fate un piano di accumulo in ETF, in criptovalute, in azioni, queste vi danno un certo guadagno, un certo interesse nel corso dei vari mesi, dei vari anni, che sale sempre di più, mentre l'oro solo se ci sono appunto queste situazioni di crisi, anche se non è proprio vero, perché in realtà l'oro tenderà sempre a salire sempre di più, quindi in realtà avrete sempre dei guadagni nel corso del tempo. Però ecco, non avete proprio un ritorno effettivo, cioè io quando faccio, e l'ho fatto sul telefono, il mio piano di accumulo in ETF mi dice guarda che avrai questo 7-8% più o meno mediamente annuo che ti ritorna. Ok, nell'oro non ve lo dice nessuno. La liquidità può essere limitata. In che senso? Dipende dal broker. Ci sono broker che vi dicono no, non puoi assolutamente ritirarlo immediatamente, devi aspettare tot tempo. In realtà succede anche molto spesso con le criptovalute. Oppure sì, puoi ritirarlo subito. Nel caso della Svizzera in realtà è molto rapido, cioè perlomeno con Gold Avenue, quindi mi ci sono trovata bene, posso venderlo in qualsiasi momento. E infine il terzo aspetto negativo è la volatilità nel breve periodo, come avete visto esattamente da me, non a caso. Nel breve periodo la volatilità può anche oscillare fino a un 15-20%, che è tantissimo. Infatti ragazzi, io adesso ho 20 euro di perdita, ma fino a qualche giorno fa ne avevo anche 35-40 di perdita, ok? Non mi importa perché lo lascerò lì per mia sicurezza, in futuro so che tenderà a salire, però ovviamente se uno guarda nel breve periodo gli potrebbe prendere un infartino, quindi attenzione. Quindi per concludere, prendetelo sicuramente per una prospettiva di lungo termine, non assolutamente nel breve termine, non vi conviene in nessun modo, e soprattutto cercate di fare in modo il più possibile di non venderlo appena vedete che scende, perché ripeto vi serve come un bene rifugio. In caso c'è qualcosa che va male vi aiuta a non farvi perdere il valore, i soldi che avete attualmente in un certo senso, ok? Tenendo conto di questo, allora potete sicuramente, e anzi vi conviene, non dico dovete, ma vi conviene fare un piccolo investimento nell'oro per poter salvare un pochino dei vostri soldi, o in oro o comunque investendoli, mettendoli in investimenti eccetera eccetera. Non tenete mai i vostri soldi fermi tranne una piccola cifra che può servire per le emergenze o altre cose. Mi raccomando, attenzione a questa cosa. In ogni caso, se siete meno interessati all'oro e siete invece più interessati a scoprire meglio quello che è il mondo degli investimenti, allora vi rilascio a quello che è un video molto importante relativo ai PAC, a come si investe, quali sono i migliori e tutto ciò che dovete sapere a riguardo.